Oh, rieccoci qui, ciao ragazzi, bentornati sul canale del vostro amichevole tonsore di quartiere, nuovo video a distanza di una sola settimana dal precedente, no vabbè, e vabbè niente, come vi anticipavo, siamo tornati ragazzi, siamo tornati a tamburo battente, quindi non perdiamoci in altre chiacchiere perché il video della scorsa settimana è durato un botto, infatti scusatemi, però vabbè ero contento, insomma le cose si fanno anche con calma, senza troppa fretta. Oggi andremo ad utilizzare un nuovo rasoio, è un altro prestito del mio caro amico Doc, il Marco Petrullo sempre, che saluto come al solito, uno dei rasoi che ho provato un po' per tutta l'estate, quindi diciamo c'ho un po' le idee chiare, ve lo faccio vedere subito senza perdere tempo, eccolo qua. E no, non è un Razorok, eccolo qua, allora ve lo faccio vedere meglio, questo è, dove sta il logo? Eccolo qua. È un rasoio della Yaki, marchio cinese che abbiamo già visto sul canale. Per quanto riguarda altri prodotti abbiamo visto un rasoio single edge, sempre di Yaki, l'Excalibur, vi lascio il video linkato, così come abbiamo visto anche un pennello. Abbiamo fatto un confronto tra il mio amatissimo DS Cosmetic e il loro cavallo di battaglia che sarebbe il Sagrada Famiglia. C'è il confronto, anche quello ve lo linko così se vi va potete andarvelo a vedere. Questo è un altro rasoio, questo forse è il primo double edge di Yaki che provo, anzi senza forse, sì, confermo. Ci ho messo all'interno una Gillette Nacet così potete vedere anche come sporge la lama, ecco qua, dalla testina. Sporge abbastanza in realtà, sporge abbastanza, fa un po' paura. Questo modello, questa testina qua in particolare si chiama 105 SB, diciamo che va un pochettino a ricalcare quelle che sono le misure del Game Changer, anche se effettivamente stavamo vedendo con il doc che anche esteticamente forse ricorda un pochettino il Razorok Lupo. Poi vabbè, il manico, che ve lo dico a fare, è praticamente il modello UFO di Razorok, molto molto bello. Di là c'è un 84p che c'ha il manico praticamente identico, e è un bel rasoio, è veramente un bel rasoio, molto divertente. Lo andremo ad utilizzare, andrete a vedremo insomma tutti insieme, ci sto pure io, vedremo durante il video come funziona, come lavora, come set. Riutilizziamo un set visto qualche tempo fa, perché se no sto sempre a portare prodotti diversi, poi finisce che i video durano mezz'ora, quindi è giusto che quando andiamo a provare qualche rasoio utilizziamo magari un sapone, uno dopo barba, roba che già sappiamo bene come funziona, che ci piace e che soprattutto vale la pena anche far rivedere. Oggi voglio riportarvi Axe The Awakening, questo in formula vegetale. Allora, nel tempo ho avuto modo di provare sia la base vegetale, esatto, quindi la Osiris di Axe, sia la Tallowata che si chiama Hathor. Adesso è uscita una base nuova con l'olio di oliva che ancora non ho provato, però vi devo dire che tra la base vegetale e la base Tallowata preferisco 1000 volte questa vegetale, ragazzi. Questa è clamorosa, clamorosa veramente. Allora, pasta di sapone marroncina, abbastanza morbida, infatti non vado a schiacciare il dito, sennò veramente affonda, tant'è che io vi consiglio di non mettere l'acqua nel vasetto perché sennò per asciugarsi ci mette veramente un'infinità di tempo. Piuttosto vi consiglio di andare direttamente nel barattolo, se volete prelevare dal barattolo, con il pennello umido. E come pennello andremo ad utilizzare questo bellissimo Boti N3C, ne abbiamo parlato anche nello scorso video, l'abbiamo visto tante volte, sappiamo bene che è uno dei miei pennelli preferiti. Guardate qui con la medaglietta che carina, questo manico è molto bello, ecco qua, ciuffo sintetico chiaramente, quindi io vado subito a prelevare il sapone, il ciuffo è leggermente bagnato perché l'ho tenuto in acqua e andiamo a fare un prelievo, diciamo, sì, abbastanza generoso, insomma, senza esagerare, ecco. Già qualche giro è bastato perché diciamo che la pasta è molto morbida, ok? Anzi, ci metteremo mezz'ora a montarlo probabilmente. Vabbè, ribagno un pochettino le punte giusto per raccogliere l'eccesso nel sapone senza andarlo a bagnare troppo, perché ripeto, per asciugarsi se no ci mette veramente tanto. Questa è una base molto ricca, molto carica. Vi faccio l'inci, eccolo qua, là l'inci, ve lo lascio. Tiè, avete fatto lo screen? Vai. Anzi, vi do un'altra cosa pure, tiè. Piramide olfattiva, brava Axe che la mette dietro ai saponi, molto bene, che ci dà anche un metro, qui un'indicazione dell'intensità del profumo. Ecco qua la piramide olfattiva. Allora, il fatto che ci sia la pesca fa pensare che sia magari una profumazione, diciamo, estiva. Io invece vi dico, a parte che è buonissimo, questo è veramente inebriante proprio, ispirata al profumo, se non sbaglio, che si chiama Bitter Peach di Tom Ford, quindi insomma non pizze e figli, non bruscolini.
molto molto buona. La definirei più una profumazione per chi è nostalgico dell'estate, quindi una profumazione un pochettino più... ma secondo me si può usare tranquillamente tutto l'anno. Diciamo una profumazione sì, autunnale per chi vorrebbe farsi quell'ultimo bagno al mare. Ecco, diciamo che si sente molto non solo la pesca all'inizio, ma più che altro anche le note alcoliche di rum, che c'è sta dentro cognac, ecco, queste note un pochettino liquorose, è molto molto buono e sono proprio queste note che lo rendono un pochettino più caldo come profumo, quindi non vi aspettate il profumino alla pesca. Io intanto mi sto bagnando il viso, mi sono messo un po' di schiumetta del sapone in faccia e già sta facendo, già è scivolosissimo. Già veramente scivolosissimo, ragazzi. Questa base è pazzesca. Ho provato altre basi di Axe, ma questa veramente le batte tutte, secondo me. Non le ho provate tutte, per carità. Però diciamo che così a intuito è una base molto molto buona. Poi Axe sulle profumazioni pure va forte, spinge. Cominciamo? Vai. Come vedete il pennello è bello intriso di sapone ed è tutto marrone. Infatti questo sapone fa, soprattutto all'inizio, una bella schiumetta marrone. Aspetta, liberiamoci un po' dell'acqua che è rimasta intrappolata nel sapone, se no facciamo un casino. Faccio un casino. Ci andremo a tagliare questa barba che non si vede molto bene, però questi saranno almeno 5 giorni di barba, diciamo, dai. Allora, niente, acqua sulle punte. Un pennello del genere sulle barbe lunghe è fantastico perché ha un bel backbone, quindi va a smuovere il pelo veramente veramente come Dio comanda. Presto vi farò vedere dei pennelli che sono totalmente il contrario di lui. Diciamo che in entrambi i sensi il troppo stroppia, perché troppo duro diciamo fa venire pure la tendinite, come quel pennello di Westman che vi feci vedere, che non mi ha fatto impazzire, diciamo. C'è chi lo apprezza quel genere, io no, per me è veramente troppo infame in viso. Però poi ce ne ho altri, ragazzi, che sembrano veramente dei pennelli da trucco, cioè, e allora lì il pennello non fa neanche un minimo del suo lavoro. Sì, monta il sapone, ma praticamente sulla pelle, cioè ti lascia la pelle esattamente come ce l'avevi prima, che da una parte è anche positivo, specialmente se si ha la pelle molto delicata. Infatti pennelli molto floppy, così come si dice, sono da raccomandare sicuramente a chi ha la pelle sensibile, delicata più che sensibile, perché tutti abbiamo la pelle sensibile. Sensibile vuol dire che si riesce a sentire qualcosa, però c'è chi ha la pelle più sensibile, più delicata, e magari su ricrescite molto, ecco, ho fatto un casino, molto brevi, di 24 ore, pennelli del genere vanno benissimo. Guardate che casino che sto facendo, ragazzi. Niente, io sbaglio, mi metto la maglietta nera per fare video e poi faccio sto caos. E vabbè. No, ragazzi, questo pennello veramente qualità-prezzo non si batte. L'Omo che vi ho fatto vedere la settimana scorsa è un top di gamma, con però un prezzo da ciuffo sintetico top di gamma, che non è tantissimo, parliamo di un 20-25 euro, poi visto che arriva dalla Cina ci dovete mettere magari la spedizione, ma è un signor ciuffo. Questo costa praticamente la metà e ha un po' più di backbone, ma è comunque molto morbido in punta. Quindi se volete provare un pennello dal buon rapporto qualità-prezzo che però vi dia ottime prestazioni, io vi raccomando lui tutta la vita, veramente. Ho provato quasi tutti i ciuffi sintetici body e mano a mano li vedremo, perché ce li ho tutti qua, e questo resta praticamente imbattuto, almeno tra i ciuffi body. È veramente tanta roba. Ho trovato delle valide alternative, ma l'N3C è fantastico. Come vedete il sapone sta montando pure bene, sta facendo una bella schiumetta che è ancora troppo compatta per quanto mi riguarda, quindi vado a inzuppare il pennello nell'acqua. Io quando faccio questi video c'ho il fiatone, poi sto tutto dolorante, che 2 giorni fa sono andato a fare la mia prima lezione di
prepugilistica, perché mi ero rotte le scatole di sollevappesi, basta, mamma mia che noia, cioè è una cosa che veramente non... che mi annoia proprio, che mi dispiace. Con tutto il rispetto di chi amo questo sport, per carità, però, ecco, non fa per me. Sono andato a fare una prova di spinning perché da amante della bicicletta dico, sai, magari mi piace. Una rottura di palle incredibile, scusate, però una rottura, cioè, incredibile, faticosissimo, e boh, cioè, per niente, non l'ho trovato per niente divertente. Poi lunedì sono andato a fare sta prova di perpugilistica, un pugno qua, un gancio là, e mi sono divertito un sacco. Sono tutto dolorante, mi fa male la schiena, il sedere, le spalle, mi fa male tutto. Però sono contento, cioè ne è valsa la pena, capito? Se uno dice, oh, devo andare a fare una cosa che non mi piace, e spendo pure i soldi, e allora no. Tanto vale spendere gli stessi soldi per fare una cosa che ti affatica anche ugualmente, però a fine lezione sei contento e dici cavolo, ne è valsa la pena. Almeno questo è come la penso io. Fatemi un po' di schiuma da qua perché se no faccio un casino su sta maglietta che già è stata battezzata, presa, pulita dal cassetto e già zozzata. Vabbè, ma è un classico, eh. È un classico, ragazzi. Sto montaggio sta durando veramente un'infinità, ma perché probabilmente ne ho prelevato più del dovuto, quindi per idratarsi ci vuole un pochettino più di tempo. Però vedete che la schiuma è bella, è lucida, è profumatissima, ragazzi, è profumatissima. Mamma mia. E l'after pure. Io vi dico soltanto che l'altro giorno ho utilizzato questo sapone, l'ho lasciato ad asciugare, aperto, col vasetto aperto, e quando entravo in bagno la stanza era profumata. E il barattolo stava a 2-3 metri di distanza, Quindi veramente una profumazione veramente pervasiva. Ok, dai, direi che ci possiamo stare, vai. Allora, prendiamo quindi il nostro rasoietto, anzi, in realtà non è proprio nostro, questo sarebbe De Marco, però vabbè, adesso è mio. No, scherzo Doc, te lo riporto presto, giuro, prossima volta che ci vediamo. 105 SB o SSB, non mi ricordo come si chiama, poi vi lascerò il link in descrizione ovviamente. Gli do una bagnata e cominciamo. Gillette Navacet al suo interno, come ho già detto, via. Shhh. Pure questo fa un bel suono e va utilizzato con attenzione perché chiaramente il gap è molto elevato, è un 105, quindi 1,05 mm. Esposizione leggermente positiva. Ecco, diciamo che la lametta che sporge tanto dal cap può, diciamo, far vibrare la lametta, ma ecco, si è utilizzato con il suo angolo veramente molto efficace. Guardate che differenza tra qua, dove sono appena passato, e qui che c'è ancora la barba. Ecco qua. Non so se si nota, ma rade bene, rade a fondo. Questo è un rasoietto divertentissimo. Certo la testina costicchia, perché costa una cinquantina di euro. Però bello. Sicuramente da raccomandare quando si ha la barba lunga. L'ho utilizzato anche con barba corta, ma con barba lunga dà molta soddisfazione, proprio perché fai un passaggio e via, leva tutto. Fantastico, veramente bello. Purtroppo non ho avuto modo di provare, diciamo, il rasoio, quello che secondo me è più vicino a lui, perlomeno esteticamente, ossia il lupo. Poi ditemi voi se vi ricorda qualcos'altro, però queste scanalature così negli angoli mi ricordano il razzo Rock Lupo. Poi lieto di essere smentito. Ok, bello. Rasoio che mi piace tanto, che diciamo ci ho messo un paio di rasature per azzeccare l'angolo
Ergo le prime 2 volte che l'ho utilizzato mi sono un po' sgarrato, però adesso direi che è scattato l'amore. Ecco qua. Allora, secondo me la combo tra rasoio e testina come prezzo saremo intorno ai forse 70, tra i 70 e i 100 euro immagino, perché se solo la testina viene 50 euro ed è in acciaio inox, acciaio 316, quasi dimenticavo, mi pare che pure il manico sia così, quindi diciamo che come prezzo siamo lì. Diciamo filosoficamente, no? Vale la pena spendere tutti questi soldi per un rasoio che alla fine ne ricorda un altro e che costa praticamente in maniera molto simile? Sni perché eticamente sicuramente no, perché dici cavolo, io potrei andare a comprare l'originale, invece sto a comprare una copia da un'azienda che non ha fatto ricerca e sviluppo, semplicemente ha preso il progetto e l'ha copiato. Quindi eticamente forse non è proprio il massimo, però c'è da dire che allo stesso tempo lui non è esattamente lo stesso rasoio. Yagi fa tante copie, ma allo stesso tempo queste copie non sono pari all'originale, perché loro fanno un po', secondo me, reverse engineering, quindi prendono il rasoio, copiano le misure, ma poi magari utilizzano anche tecniche produttive rispetto al produttore originale, fanno altre cose, quindi fondamentalmente viene come prodotto finale un rasoio simile esteticamente ma diverso nelle prestazioni, e magari alla fine uno si trova bene con questo rasoio e non con l'originale. Facciamo l'esempio, io compro il Razor Lupo, che è quello che mi ricorda di più questo rasoio, e compro lo Yagi 105 SB, con Lupo mi trovo male e con l'altro mi trovo bene, allora lì può avere un senso, perché magari il Lupo mi piace esteticamente ma non riesco a utilizzarlo, mi ci sgarro. Sempre vi ho dato una risposta molto da ingegnere. Ogni volta la risposta qual è? Dipende. E vabbè. Non vi posso dare una risposta così definitiva, posso darvi un'opinione personale, e quanto più, diciamo, oggettiva e imparziale possibile, ecco. Anzi, che ho notato che ultimamente Yagi sta facendo anche molte copie di rasoi vintage, e quello secondo me è una bella cosa in realtà, perché prende dei rasoi che chiaramente non sono più in vendita e se li trovi sono carissimi, veramente ho visto prezzi che voi umani proprio non vi immaginate. Riporta in vita un vecchio progetto, magari il rasoio viene rifatto con materiali più pregiati, vedi l'acciaio, vedi altre cose. Ripeto, non avrà sicuramente le stesse prestazioni del rasoio originale, sarà diverso, non necessariamente peggiore, ma diverso. Però quella secondo me è una cosa carina, ma che ne so, Mule se ne esce con un rasoio nuovo a buon prezzo e Yagi fa lo stesso rasoio che costa 10 euro di meno. Vale veramente la pena? Non lo so. Quindi anche lì dipende da quello che stai facendo. Contropelo. Io vi dico, indipendentemente dai discorsi, questa è una signora testina, tanta roba. Se qui mi vedete rosso è perché sono brufolazzi che ho spremuto nei giorni passati. Il cambio di stagione è sempre tremendo, ragazzi. Mamma mia, vengono certe bolle che... Camera basta. Allora, vediamo se adesso mi sgarro come la scorsa settimana sul mento quando uso del Rocca, Facciamo sto passaggio un po' assassino.
No, tutto a posto. Tanto tra poco abbasserò la guardia e zac. È un classico. Anche lui fa un bel suono, sentite? Resta scivoloso sto sapone. Questo è veramente, cioè, top. Veramente un grandissimo sapone. Non lo usavo da tanto e mi mancava. Erano giorni che mi guardavo sullo scaffale. Ti prego, usami. E non mi delude veramente, veramente mai. Provatela sta base se volete, perché non sono l'unico a dirlo, è tanta roba. Bello pure l'after. Io ho preso la versione senza alcol. Allora, c'è ancora un po' di sgrattino in giro, quindi direi di fare così. Allora, la schiuma che nel frattempo, specialmente nel secondo passaggio, è diventata sofficissima. Spalmiamo un altro po', così non sprechiamo niente. Guardate qua. Bella soffice, anzi ci metto pure un pochettino d'acqua. E basta. No, anche se non è particolarmente abbondante, mi basta solo uno stradino scorrevole per far passare il rasoio per le ultime passate. Allora, sentiamo un po' dov'è che... Allora, qui c'è niente, qui. Ok. Quanto mi era mancato ai video. Ecco qua. Allora, niente ragazzi, veramente, veramente bel sapone. Mi piace tanto, sia quando lo usi come profumazione. Ecco, questo è quello che è rimasto dentro al pennello. Non moltissimo, ma avete visto che verso la fine l'ho spremuto e anzi, con questo ci si faceva anche un'altra bella passatona. Guarda un po'. Coperto, così si poteva fare un'altra passata e un'altra ancora. Vabbè. Allora, mi sciacquo il viso e ritorno bello pulito. E via. Oh ragazzi, ma l'avete appena vista? L'avete vista anche voi, sì? Questa animazioncina che avete appena visto è... Bisogna dare i crediti, dare a Cesare quel che è di Cesare, al mio amico Sergio, il mio grafico di fiducia, che ha sia rinnovato l'immagine del profilo del canale, la copertina, andatela a vedere perché è veramente carina. Mi ha fatto il loghetto che vedete qui da qualche parte, in basso, mi pare in basso a... destra, in basso a destra, quindi teoricamente qua, se non sbaglio, vabbè. Se siete arrivati a questo punto del video, se vi piacciono tutti questi cambiamenti grafici, mi raccomando commentate con grazie Sergio, facciamogli arrivare un pochettino di amore, un pochettino di calore. Grazie Sergio. Allora ragazzi, bando alle ciance. Torniamo a noi, torniamo al sodo dopo questa piccola digressione. Pelle fantastica, poste del sapone veramente, veramente notevole. Andiamo a prendere il dopo barba, poi è figo questo scimmione, ci sta. Allora, vi faccio vedere l'inci, questo è in particolare, questa è la versione senza alcol, quindi di solito è, sì, acqua, amamelis virginia che sarebbe il witch hazel, l'aloe, la calendula, insomma... Bella, bella, e anche qui profumazione molto 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 presente, si sente quasi come un profumo praticamente. Allora, sentite qua che pelle liscia proprio, mamma mia, che bello, sto rasoio ha appiallato tutto, non mi pare, vedo qui qualche micro puntino rosso, però non mi pare che ci siano perdite di sangue, quindi bene, possiamo ritenerla una ottima sbarbata, vai,
Bondiamo, tanto non c'è manco l'alcol qua dentro, quindi sarà come mettersi proprio l'acqua fresca in faccia. Ah, infatti. Vi devo dire, apprezzo non sentire la botta alcolica, ogni tanto. Altre volte, diciamo, se non è troppo forte, ci sta, è figa. Ah, però mettersi così proprio quest'acquetta in faccia come se fosse una cremina e non sentire niente è un'altra esperienza interessante. Ecco. Ah, profumatissimo. Io sento pure leggermente queste note anche di arancia rossa, blood orange. In effetti arance rosse quando le apri sembrano veramente insanguinate. Quindi ragazzi, ricapitoliamo molto velocemente. Pennello, uno dei miei preferiti, già lo sapete, bel backbone, compratelo assolutamente. Sapone e after, ottimo set. Se non vi piace questa profumazione ce ne sono anche altre. Ne ho provata una, ne ho annusata una, che era tipo il Bayroom, non mi ricordo come si chiama, ma aveva un teschio tipo su un'isola. Ho visto su Goodfellas che è sold out, però anche quella è molto buona. È un Bayroom dove però si sente anche la mela verde, molto buono. Quindi io vi raccomando di provare questa base Osiris, che è tanta roba. Rasoietto della Yaki, che indipendentemente da tutte le diatribe etiche eccetera è un bel rasoio ragazzi, oggettivamente taglia, che è una meraviglia. Chiaramente come al solito con tutti i rasoi bisogna stare attenti perché c'è una lama dentro, quindi chiaramente questo spinto troppo, angolato male, comunque può far male, il puntino può scappare. Chiaramente le probabilità di farsi male si riducono quando si va ad utilizzare bene il rasoio, quando si usa una lametta di buona qualità, quando si usa un sapone molto scivoloso, molto emolliente. Ecco, quando si usa tanta acqua calda ragazzi, mi raccomando, una cosa che io dico sempre, tanta acqua calda, perché l'acqua calda assieme al sapone proprio ammorbidisce tanto la pelle, fa veramente la differenza. E presto su questi canali vedremo anche la Scatol, perché me ne hanno regalato una per il compleanno ed l'avevo sottovalutata, diciamo, è un'esperienza interessante. Quindi ragazzi, io vi ringrazio come al solito di avermi seguito, noi ci vediamo la settimana prossima, sempre qui, sempre sul canale del Tonsore Consapevole. Mi sembro Giovanni Mucciaccia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!